Conviene comprare oro? Ciao, sono Antonio Parlato e sono uno dei coach dell'Elysium School. In questo video cercheremo di rispondere ad alcune domande che si pongono i tanti potenziali investitori di metallo giallo. Difatti, come sappiamo, da millenni questo prezioso metallo è al centro delle economie come le conosciamo ed è stato il vero fautore della nascita di un sistema economico che bypassasse l'antico strumento del baratto e permettesse ovviamente di avere uno strumento comune da utilizzare negli scambi. Oggigiorno l'oro è diventato il bene rifugio per eccellenza e pertanto uno degli asset prediletti dagli investitori. Tre cose da sapere sull'oro. Nelle economie moderne è diventato uno dei beni rifugio per eccellenza ed è quello prediletto dagli investitori per mettere al sicuro i propri capitali e anche per ottenere una certa redditività, perché come ben sappiamo il suo valore è destinato ad aumentare nel tempo nonostante le oscillazioni e comunque ad essere lo strumento più indicato per preservare il proprio capitale in tempi di crisi. Perché comprare oro? Abbiamo essenzialmente tre motivi per cui si predilige questo asset per mettere al sicuro il proprio capitale. Come abbiamo detto, è una garanzia perché il suo valore nel tempo è destinato ad aumentare e quindi permette anche di accrescere la propria ricchezza nel tempo. È un materiale essenzialmente raro, pertanto per le sue qualità intrinseche e perché è possibile acquistarlo fisicamente o speculare tramite degli strumenti derivati. Ma come si investe in oro fisico? Intanto è possibile in ogni paese poter acquistare oro, è anche possibile in Italia e sottostà ovviamente alla legislazione italiana ed europea, perché ci sono degli intermediari certificati, difatti dovete assicurarvi di rivolgervi a degli intermediari, dei broker o delle banche autorizzate e che è possibile trovare consultando la sezione dedicata sul sito della Banca d'Italia. Ma come si investe in oro fisico? In ogni paese è possibile investire sul metallo prezioso, ovviamente rispettando quella che è la legislazione vigente. Infatti bisognerà rivolgersi a degli intermediari autorizzati. Nel caso italiano possiamo trovare questo elenco di broker e intermediari o banche legittimate a effettuare questo tipo di transazioni consultando il sito della Banca d'Italia nella sezione dedicata agli intermediari in oro. E da lì è possibile trovare tutti i soggetti autorizzati dai quali poter comprare il nostro oro per gli investimenti. E da qui ci ricolleghiamo alla domanda successiva: dove andare a acquistare l'oro fisico? Come dicevamo, questi intermediari autorizzati spesso permettono anche di comprare online il nostro oro. Infatti alcuni di questi broker consentono di acquistare online lingotti, monete o oro sotto altre forme e o consegnarlo fisicamente oppure custodirlo nei loro cavò e dietro ovviamente il pagamento di una fee. Infatti si può comprare l'oro attraverso delle procedure ovviamente certificate e sicure per essere sicuri che la transazione avvenga nel pieno rispetto delle regole e ovviamente delle leggi vigenti e soprattutto per la sicurezza di voi clienti. Come ci viene consegnato materialmente il nostro oro? Se decidiamo di reperirlo fisicamente e quindi custodirlo noi, l'oro ci verrà ovviamente recapitato sotto forma di lingotti, monete o, caso però più raro, in pepite. Infatti sono queste le forme più comuni per acquistare l'oro fisico da investimento. Ovviamente queste tipologie di strumenti e di beni fisici hanno delle caratteristiche intrinseche che adesso andremo a vedere. Ma cosa determina il prezzo e quindi il valore dell'oro da investimento? Ci sono essenzialmente tre criteri. Ovviamente il prezzo dell'oro in quel dato giorno, perché come sappiamo il prezzo è in continua oscillazione e viene scambiato sulle borse mondiali. Di conseguenza andremo ad acquistare l'oro sulla base della quotazione al momento in essere. Il secondo criterio ovviamente è la purezza, e che come nel caso dei lingotti e delle monete bisognerà avere un determinato grado di purezza affinché l'oro possa essere venduto come bene da investimento. Sono delle caratteristiche che esso deve rispettare in piena regola e ovviamente dalla commissione, o meglio lo spread che il venditore applica per ovviamente effettuare la transazione ed è il margine che resta ovviamente a lui. Per quanto riguarda l'acquisto dell'oro fisico però ci sono anche dei rischi,
perché come vi dicevo prima è possibile acquistarlo e lasciarlo in custodia al venditore dietro il pagamento di una commissione, oppure averlo recapitato fisicamente e quindi provvedere da noi alla custodia, e ci sono ovviamente dei rischi. Intanto per le spese di mantenimento, perché ovviamente ci dovremmo rivolgere, qualora non volessimo utilizzare degli strumenti come una propria cassaforte o un proprio cavò, dovremmo rivolgerci a un intermediario e quindi andarlo a custodire dietro pagamento di un compenso. E secondo problema che potrebbe verificarsi, quello della sua effettiva certificazione, perché ovviamente quando acquistiamo l'oro ci viene rilasciato un certificato con le sue caratteristiche, peso e valore, che nel caso di rivendita sarà essenziale per poter andare a vendere il nostro oro fisico, qualora preferiremmo riottenere indietro la liquidità. Ma ci sono altri metodi alternativi ovviamente all'acquisto dell'oro fisico. Alcuni di questi sono gli ETF o gli ETC, che sono dei fondi quotati in borsa che replicano l'andamento di un sottostante. Questi fondi vengono anche utilizzati per investire su altre materie prime come i cereali, le materie energetiche tipo il petrolio, il gas e altri strumenti come anche il succo d'arancia. Questi strumenti sono una valida alternativa per differenziare il proprio portafoglio e quindi avere un'ulteriore differenziazione del proprio risk management e di conseguenza poter trarre altre opportunità. Ma ovviamente anche loro hanno dei rischi. Fate attenzione al cambio. Come sappiamo, dal 44, dopo gli accordi di Bretton Woods, la quotazione dell'oro è stata prima agganciata a un valore fisso con l'oro che era pari a ben $35 l'oncia, per poi arrivare nel 1971, dove Richard Nixon svincolò il valore dell'oro da quello del dollaro americano, portando alla situazione che è oggi ben nota, quindi un costante incremento del valore dell'oro e ad avere in sostanza un rapporto di correlazione con il dollaro americano, quindi risente di questo rapporto di gioco forza nel quale all'aumento del valore del dollaro il prezzo dell'oro scende. Quindi fate bene attenzione al cambio, perché la valuta di riferimento nella quotazione dell'oro è il dollaro americano, sebbene si possa trovare la stessa quotazione in pari rapporto con l'euro o la sterlina, ma quella da tenere a riferimento è il dollaro. ETF o oro fisico, come vi dicevo, ci sono dei rischi legati all'investire in questi fondi, perché materialmente non hanno in molti casi tutto l'oro di cui devono disporre per i loro investimenti, e quindi si rivolgono ad altre società terze di cui è difficile andare a verificare il rating, o utilizzando a loro volta altri strumenti derivati come future, swap, opzioni, quindi altri strumenti derivati che possono comportare dei rischi e quindi non avere sempre la certezza di veder ripagato il proprio investimento. Quindi fate sempre bene attenzione nella diversificazione di questo vostro portafoglio. Altri strumenti per andare a investire sull'oro, quindi sempre derivati, sono i future o le opzioni. Questi strumenti replicano sempre l'andamento del sottostante, però a differenza degli altri strumenti hanno la cara vecchia leva, quindi è possibile andare a sfruttare le potenzialità del margine per andare ad amplificare i propri guadagni, ma subire un'amplificazione delle perdite. Quindi quando andate a utilizzare questi strumenti tenete sempre a mente il grado di rischio che può comportare, anche se vanno a rappresentare una valida alternativa per chi non vuole investire solo in oro fisico. Domanda che alcuni investitori fanno spesso: ma le azioni sull'oro? Non esistono delle vere e proprie azioni sull'oro, dato che per poter investire nel campo azionario relativo all'oro dovremmo andare a investire sulle società minerarie oppure le società quotate in borsa che hanno ovviamente a che fare con la produzione o la lavorazione dell'oro. Quindi per andare a investire sulle azioni dovremmo andare a tenere conto di quella che è la struttura, il tipo di lavoro e i bilanci e ovviamente la redditività di queste società. Quindi andare a fare uno studio, un'analisi come per qualsiasi altro titolo azionario. Un altro strumento un po' più mainstream sono anche i CFD. Questi qua possono essere anche indicati per i trader neofiti che intendono speculare sul valore dell'oro, quindi sulla sua oscillazione. Anch'essi sono uno strumento derivato e permettono di scambiare sui mercati tramite dei broker regolamentati questi contratti sull'oro. Quindi anche qui fate molta attenzione, perché dovrete rivolgervi a un broker serio che abbia delle licenze da delle autorità di vigilanza come l'FCA, la Consob o la SISEC. Quindi anche in questo caso
fate una ricerca prima di andare a affidare il vostro capitale a società intermediarie che possibilmente sono un po' scam. Ma conviene comprare l'oro? Questa è una domanda a cui vi sono tante risposte. Come vi dicevo, essendo il bene rifugio per eccellenza, è quello più prediletto anche nei momenti di crisi e quindi di turbolenza sui mercati finanziari per andare a tenere al sicuro il proprio capitale, anche se alcune situazioni di mercato legate alle recenti crisi hanno un po' alterato questo paradigma. Tuttavia è sempre la soluzione che fa gola. Il motivo, tra l'altro, è quello legato alla volatilità, perché anche in situazioni un po' più turbolente la volatilità dell'oro tende ad essere sempre marginalizzata rispetto a quella di altri strumenti finanziari, ed è il motivo per cui comunque non va a compromettere eccessivamente il proprio capitale. Ed è il motivo per cui, in risposta alla domanda se conviene investire in oro fisico, dobbiamo sempre andare ad esplorare quelle che sono le dinamiche fondamentali del mercato per essere sicuri di andare ad acquistare l'oro in un momento in cui il prezzo sia ovviamente vantaggioso e che non vada a risentire eccessivamente degli squilibri del mercato finanziario, perché uno degli errori più comuni è andare a comprare l'oro sui suoi massimi per poi vedere, magari anche in periodi medio-lunghi, un suo repentino abbassamento di valore. Sebbene, come dicevamo, tende sempre ad aumentare, bisogna sempre azzeccare il momento in cui andarlo a comprare alla quotazione più conveniente. Quindi fate sempre un'analisi approfondita dei dati fondamentali per capire qual è il momento giusto. Ma è possibile vendere questo benedetto oro che abbiamo acquistato credendo di fare un investimento vantaggioso? Spesso è una condizione che si verifica e per la quale molti investitori preferiscono disfarsi del proprio oro per ottenere liquidità per svariati motivi. Ovviamente è possibile farlo anche in questo caso rispettando delle regole e seguendo quello che è la normativa. I passi sono comunque abbastanza semplici. Bisognerà tenere conto nel determinare il valore di vendita la purezza dell'oro che abbiamo acquistato. Nei lingotti solitamente questo è pari a 999,99 millesimi, mentre nelle monete tende a essere di 999,50. Quindi queste sono le caratteristiche essenziali per determinare la purezza dell'oro. Questo procedimento per valutare ovviamente il grado di purezza viene definito saggiatura. Questo viene effettuato dall'intermediario a cui ci rivolgiamo per vendere il nostro oro, e l'altro requisito oltre la purezza è ovviamente avere delle certificazioni che attestino la provenienza dell'oro rivolgendosi a degli intermediari autorizzati. Anche in questo caso bisogna fare attenzione a chi ovviamente intendiamo avere come controparte nella nostra transazione. Se ti è piaciuto questo video e ti interessa scoprire quali sono tutte le altre attività di investimento ed essere aggiornato sul lavoro dell'Elysium School, ti invito a seguirci sulla nostra pagina Facebook, su Instagram, su LinkedIn e sui nostri profili social, e iscriverti al nostro canale attivando la campanella per essere sempre aggiornato sui nuovi video che pubblicheremo. Inoltre in descrizione troverai dei link di 2 piattaforme affidabili e certificate per i tuoi acquisti e investimenti in oro. Io ti ringrazio per l'attenzione e ovviamente ti invito anche a lasciare un feedback nei commenti per continuare a migliorare il nostro lavoro ed essere sempre al passo per fornirti un servizio utile. Ciao!